Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti, bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa è una lettura che può aiutare a vedere l'aspetto dell'amore da una prospettiva più utile, di sicuro e anche direi più consona. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quello che è stato il nucleo probabilmente della relazione che i vostri genitori hanno avuto e lo andiamo a vedere come è diventato poi una sorta di base, anzi senza una sorta, è diventato la base delle vostre relazioni. Ovviamente con relazioni intendiamo relazioni romantiche sicuramente in primis, ma anche in generale in cui c'è dell'affetto coinvolto. Non escludo che comunque ci siano di mezzo anche relazioni magari di tipo lavorativo, perché molto spesso nella dinamica lavorativa c'è comunque un rapporto rispetto al genitore, però di solito rispetto al genitore singolo, non è rispetto alla relazione, allo scambio di energie che c'è stato tra i due genitori. Ora, quelli che si stanno chiedendo, ma io non ho mai conosciuto, non so, mamma o papà o nessuno dei due, non vi preoccupate perché non è che con questa lettura andiamo a vedere quello che è in sé solo il rapporto tra i genitori, ma andiamo a vedere la base che ha creato nella nostra vita emotiva e quindi nella nostra vita relazionale. Per cui mettiamo caso che siete orfani dalla nascita, quello di sicuro ha condizionato non solo l'essere orfani, ma il non avere una dinamica genitoriale e relazionale tra i genitori ha sicuramente condizionato quella che è stata la vostra esperienza poi nelle relazioni. Spero di essermi spiegata. Dunque, come andiamo a scegliere? Come sempre abbiamo 4 scelte. Qui ora vi vado a svelare le rune abbinate. Se vi state chiedendo che mazzo è questo, è il mio mazzo, quello che usa come argomento principale, anzi più che usa, ha come argomento principale il bambino interiore. Eccolo qui. Trovate sempre il link nel primo commento che lascio di solito sotto al video, dove trovate anche i marcatori temporali. Come tematica proprio il bambino interiore, come dicevo, e va a sviluppare quelle che sono tutte le domande che uno può avere non solo sulla propria infanzia, ma su quelle che sono le visioni del bambino interiore rispetto alla vita anche del presente. Quindi aiuta da una parte a guarire e dall'altra a guidare. Bene, senza annoiarvi oltre, andiamo a svelare le rune. Ok, questa è la prima. Questa è la seconda. Qui abbiamo la terza. E poi abbiamo la quarta. Ve lo dico sempre, se serve mettete in pausa. Vi ricordo anche che queste sono letture atemporali, ci potete tornare quante volte volete, fare più scelte e tornarvi anche in momenti diversi della vita. Vado a cominciare dalla numero 1. Perfetto, quindi runa numero 1, la mettiamo qui. In che modo il rapporto tra i genitori di chi sta guardando questo gruppo ha condizionato le loro relazioni adulte, relazioni affettive adulte.
Quindi diciamo che probabilmente ci sono stati dei momenti, affermiamo, perché da quello che vedo è proprio un qualcosa a cui siete arrivati anche a livello di realizzazione personale, però mi sa che qui andando ad approfondire riuscite a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Dunque dicevo, secondo me vi siete resi conto che di base non riuscite a trovare una stabilità nelle vostre relazioni affettive, e non sto magari parlando di una stabilità di forma, anche se quella può essere una conseguenza, cioè non è che magari non riuscite a stare con qualcuno oltre un tot, alcuni magari sì, però credo sia una situazione in cui ci troviamo davanti a delle apparenze che non combaciano con la realtà che ci sta sotto. Cioè, per esempio, può essere che vi troviate ad avere un lungo matrimonio che dall'esterno sembra non avere problemi ed essere perfetto, e magari la persona con cui state è una persona valida, però c'è questa difficoltà a lasciarsi andare completamente. C'è una pesantezza interiore che poi può portare a varie tipologie di sviluppi, come per esempio una mancanza di fiducia nel partner o il bisogno di sentirsi sempre indipendenti emotivamente, quindi si traduce in non riuscire ad essere completamente aperti riguardo ai propri sentimenti. C'è la paura della non accettazione da parte dell'altro. C'è un mix qui di timore, sicuramente, e confusione, direi, anche se ho come l'impressione che per molti di voi, nonostante ci sia lucidità fino a un certo punto, come dicevo in questo, ci sia anche una mancanza di comprensione del fatto che una dinamica di questo tipo non è normale, non è che capita a tutti così. Per cui sono qui a dirvi, se vi sentite insoddisfatti, non completamente in sintonia con il partner che avete o avete avuto, o addirittura per nulla interessati a quello che è come possiamo dire, la sfera dell'amore, delle relazioni strette, magari non riuscite ad afferrare bene quello che è il senso di avere delle relazioni su cui si può fare affidamento in maniera totale. Se vi riservate sempre in qualche modo un'area privata che non è solo esistente in quanto ci tenete alla vostra indipendenza, ma è esistente in quanto quello è il luogo sicuro entro cui posso nascondermi quando effettivamente, eventualmente, le cose si mettano per la peggio, quello è un sintomo che molti credono salutare, invece nel vostro caso, in questa lettura, non lo è propriamente, sintomo di bisogno di fare esperienza di una relazione in cui ci si possa fidare, in cui ci si possa sentire non solo compresi, ma apprezzati, io credo, che sia il tema principale qui. Quindi mi viene detto probabile che la dinamica problematica fosse attraverso una non congruenza caratteriale, dovuta magari anche alla cultura, dovuta a una fascia temporale, dovuto a quello che volete, però non congruenza piena, totale, tra la parte maschile e femminile, con la femminile che soffre e ai vostri occhi è soffocata e quella maschile che è o esuberante o fredda. Questo è un andazzo generale, un'energia generale. Adesso vado a vedere più nello specifico che cosa mi si dice, da dove deriva, così approfondiamo un pochettino. Dunque, da dove deriva? Qual è stato il tipo di modus operandi della relazione dei genitori di chi sta guardando, che ha portato a questo? Quindi c'è il desiderio da parte vostra di guardare a distanza la relazione in sé, quindi qualunque forma di vicinanza, intimità, potrebbe essere un'intimità anche fisica, sessuale, no? Ma anche un'intimità concettuale, quindi il sentirsi a proprio agio in momenti di vulnerabilità con una persona che conosciamo e a cui teniamo. Questo viene da una dinamica che accadeva molto chiaramente all'interno della coppia che formava la vostra base genitoriale. Ci sono state molte vicende in quella che è stata la relazione dei vostri genitori, e qui ci sono mille possibilità, sento proprio che c'è una grande varietà di casi, però di base qual era l'energia?
c'erano o tradimenti o colpi di ferite inferte quando uno meno se l'aspetta, per esempio colpi bassi, per esempio narcisismo, oppure il genitore problematico, diciamo, anzi quello maggiormente problematico perché poi in qualche maniera ci si sceglie, no? Il genitore più problematico magari usava sostanze e quindi aveva tutta questa maniera di esserci ma non esserci ed essere quindi una presenza pesante, un qualcosa che uno si deve trascinare, un qualcosa che uno magari tante volte deve circumnavigare per evitare che le cose peggiorino. Per cui c'è una volontà che si è sviluppata quasi da subito da parte vostra di non commettere l'errore di incastrarvi in una relazione, in quanto le relazioni non lasciano via d'uscita e c'è sempre chi subisce e poi chi invece infligge il colpo. Quindi meglio, dal vostro punto di vista, guardare la vita, le relazioni, perché poi sono un po' la stessa cosa, da una prospettiva salva, da un luogo di sicurezza, attraverso delle lenti. Ci sono persone qui, per esempio, che hanno scelto l'estremo, scelto dico a livello emotivo, no? Mica uno si augura l'infelicità sempre, però hanno scelto di evitare dal principio qualunque tipo di, magari anche attaccamento a delle persone e alcuni magari dicono io sono asessuale, io non provo nessun tipo di attrazione fisica, io non ho interesse per le cose che interessano agli altri umani quando si tratta di relazioni. E c'è molta gente che poi è arrivata a un certo punto dell'età e ha detto ho capito che alla fine la controparte sessuale, cioè quello che vediamo come il maschio o la femmina nella nostra relazione, perché qui voglio dire siamo in una lettura generale e non sto lì a guardare il vostro singolo sesso ma come vi percepite, quindi la controparte, il partner è sempre uguale in qualunque tipo di dinamica una qualunque coppia si trovi, perché alla fine ci si trova sempre ad avere, non lo so, le femmine sono troppo emotive, i maschi sono troppo menefreghisti, oppure le femmine vogliono sempre aver ragione e i maschi vogliono sempre comandare, oppure che ne so, mi stanno venendo in mente delle frasi anche che qualcuno della comunità LGTB potrebbe dire, per esempio non mi piacciono i maschi troppo effeminati perché poi bisogna stargli dietro, non mi piacciono le donne troppo indipendenti perché poi è un classico delle bisessuali fare un po' quello che gli pare. Mi sta venendo proprio in mente delle frasi molto specifiche, quindi non è per giudicare, mi raccomando, è perché se vi riconoscete sto veramente parlando di voi. E perché dico questo? Perché mi rendo conto che da come le carte parlano ci sono molte persone qui che non si riconoscono, dicono ma io no, penso di essere tranquillo, insomma, di cavarmela bene in questo argomento, oppure dicono vabbè però come faccio, effettivamente il problema sono gli altri o il problema è generalizzato in un settore, ok? Settore intendo in una parte delle relazioni emotive, quindi in qualche maniera non ha a che fare con come io percepisco le cose, c'è effettivamente un problema all'esterno. Non dico che non ci siano problemi di categoria, chiamiamoli così, sicuramente, però ogni persona è a sé stante e nelle relazioni, proprio perché sono relazioni individuali, noi dobbiamo guardare chi abbiamo davanti e prima di tutto dobbiamo guardare chi abbiamo dentro. Quindi questa è una maniera di portare alla superficie coscienza di quello che veramente accade in parti di noi che non abbiamo sempre sotto gli occhi, soprattutto se sono parti che si sono costruite quando eravamo piccini, per cui le abbiamo integrate come parte di noi. Ok, allora qui c'è un problema a vivere l'onestà, cioè si pensa che non ci sia una predisposizione onesta e che i rapporti umani possano essere sinceri davvero, per cui si arriva a discreditarli, evitarli come fossero la peste, e questo mi va ad avvalorare quello che ho detto fino ad adesso, per cui
c'è un problema con la fiducia in sé. E a questo proposito anche la carta ve lo dice, non ci si può aspettare la verità sempre dagli altri, però la si può aspettare da noi stessi, ed è un po' il discorso che vi ho appena fatto, è una questione di indubbiamente avere gli occhi aperti verso l'esterno, ma prima di tutto verso l'interno, anche perché ve lo dico sempre, se non sappiamo come ci sentiamo non riusciamo a capire cosa vogliamo e quindi non vediamo la maniera di ottenere ciò che desideriamo. Le difficoltà, le avversità. Accetto che le sfide siano la maniera migliore di imparare. Allora, questo è per dirvi che cosa? Non che bisogna essere felici se ci capitano cose brutte, perché lo trovo disumano. Ma una volta che qualcosa di brutto capita, come per esempio ciò che è stata la dinamica vostra genitoriale, abbiamo davanti l'esempio, per esempio, di ciò che non vogliamo fare. E va bene, ma portarla a icona di ogni aspetto della nostra vita è controproducente. Non è fare un uso utile dell'avversità, è farne un mostro. Per cui voi nelle relazioni cercate di sfuggire a questo mostro. Il mostro non è vostro, il mostro è della relazione dei vostri genitori e lì deve rimanere. Ora sapete che faccia ha un mostro, una delle facce che ha, perché no? Se si potessero fare dei gruppi in cui ci riuniamo e parliamo delle nostre disavventure personali, noteremmo che ci sono 1000 facce che portano dolore nella nostra vita e 1000 modi in cui lo fanno, però alla fine, invece di vedere tutte queste esperienze come solo una mera lista di cose problematiche che poi vanno a condizionare perché la nostra vita, perché ci riducono, che noi lo decidiamo direttamente o meno, a cercare di evitare questi problemi come fossero degli ostacoli insormontabili. Quello è un maluso della saggezza che possiamo trarre dalle esperienze anche altrui, come in questo caso quelle genitoriali. Per cui io mi auguro che se avete bisogno di lavorare su questo ci pensiate seriamente, perché se siete qui immagino che qualcosina in qualche maniera vi intrighi di questo discorso, e vi ricordo che se avete bisogno sapete dove trovarmi, vedete i vari link, vedete i vari social su cui mi trovate. Io vi auguro intanto il meglio assolutamente, vi abbraccio tutti quanti e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! E andiamo ora alla seconda lettura, vediamo qui cosa succede. Qual è il vostro la vostra dinamica, come ha influenzato la vostra dinamica relazionale, affettiva, il rapporto dei vostri genitori. Potreste essere qui del primo gruppo, ma questa è proprio un livello superiore di quello che si è detto prima, e da lì si parte, cioè poi prende vita propria questo filone, diciamo, narrativo. Dunque, la vostra principale problematica è la capacità di esprimersi nella coppia o nelle relazioni interpersonali. Probabilmente siete di quelle persone che magari hanno difficoltà ad esporsi, semplicemente a mostrarsi completamente, quindi temono continuamente il giudizio, anche quando insomma, non c'è nulla da perdere, o comunque veramente la persona che avete davanti non è che vi interessi, no? Non è che vi cambi la vita, però quello che vi cambia è il senso di vergogna. E notate che anche le parole magari in senso fisico vi escono male dalla bocca tante volte, non solo nella modalità di frasare le cose, no? Quindi proprio di esprimersi in generale, ma nella modalità anche proprio di coordinare la dinamica all'interno del vostro cavo orale. La vostra lingua magari si mangia le parole, o balbettate, oppure semplicemente ci sono anche delle difficoltà a pronunciare alcune parole, no? Quindi c'è
tutto quello che riguarda la comunicazione e l'espressione, la propria voce in generale, che viene ad essere colpita dalla dinamica che c'è stata tra i vostri genitori. Perciò vi dico, molto senso di castrazione, molto forte. Forse non riuscite neanche ad esprimere i vostri sentimenti e a verbalizzarli, per cui o grandi silenzi o fraintendimenti, o parole che escono troppo irruente, o escono delle frasi che non hanno nessuna congruenza con quello che effettivamente volevate dire, e questo è tutto dato dall'aspetto emotivo, alla base del quale sta una vostra forte paura, cioè quella di essere esposti da una parte e magari anche subire delle conseguenze dall'altra. Non necessariamente le due cose sono per mano, diciamo. Ho la sensazione che in particolare ci siano state delle difficoltà tra i vostri genitori che hanno a che fare con anche forse la distanza fisica, perché mi si stanno mostrando delle persone che non riescono a comunicare. Quindi è come una sorta di, non voglio dire maledizione nel senso più tradizionale del termine, ma di cattivo omen di cui avete ricevuto l'imprinting nelle prime fasi della vita e che vi portate avanti. Ora andiamo a vedere poi effettivamente qual è stata la dinamica dei vostri genitori. Ma com'è stata la dinamica dei genitori di chi mi sta mostrando questo gruppo? Quindi c'era una difficoltà con la stabilità e la serenità in casa e le parole dovevano essere molto misurate. Tra l'altro qualcuno qui potrebbe aver avuto anche problemi al sistema nervoso, magari nemmeno diagnosticato, quindi una forma di depressione o di come si chiamano? Episodi maniacali, oppure aggressività verbale. Magari non era concesso in casa perché dava fastidio a qualcuno, dava emicrania, perché non è che sempre, voglio dire, si vive con degli orchi per forza, no? Però persone in difficoltà, persone che non accettavano molto i toni alti di voce, che magari vi dicevano non parlare troppo forte, quindi noto in particolare una persona nella dinamica genitoriale, ma possono essere stati tutti e due i genitori, che presi dalle loro difficoltà personali hanno costruito un rapporto un po' come fatto di cocci già rotti, mi viene da usare questa espressione, e questo poi si riversava anche direttamente, quindi i due genitori non solo avevano delle incongruenze comunicative, ma riversavano poi frustrazione su di voi. Quindi mi viene da dire che voi eravate come il terzo elemento nella coppia dei vostri genitori, come fosse stato un triangolo da un punto di vista proprio energetico e poi emotivo, perché qui potremmo fare delle ore di discorso per spiegare meglio, però rimanendo nella lettura, in questo triangolo voi eravate l'elemento che supportava alla fine, in qualche modo, la coesistenza delle due figure genitoriali, ma non aveva in quanto figlio o figlia, la stessa roba, la capacità di esprimersi pienamente. Quindi non vi era dato l'espressione. Per esempio, una cosa anche molto semplice, mettiamo che siete nati da persone che poi si sono separate o non si sono mai sposate, magari dopo che siete nati, che ne so, è scomparso il papà o la mamma, perché non è che non scompaiono le mamme, e in qualche maniera il fatto che comunque voi esistevate ha creato un legame indissolubile tra i due genitori. Magari uno dei due genitori è addirittura morto, no? Quindi c'è questa incapacità di comunicare e il genitore si appoggia poi al figlio perché è l'unica forma di comunicazione, cercate di capirvi a livello concettuale, con l'altro genitore, per cui si è elemento chiave di questo rapporto che rimane in piedi, per quanto burrascoso e per quanto magari all'apparenza inesistente,
Però voi non avete voce in capitolo. Perché? Perché siete i figli, perché siete i subordinati e quindi dovete accettare e mandare giù tanta roba e questo non vi dà stabilità. Perciò nelle vostre relazioni, quelle che avete sperimentato, quelle del presente, insomma, quello che sta succedendo nelle relazioni affettive, è una difficoltà ad esprimersi completamente, che poi può essere anche una difficoltà a mostrarsi in generale, non solo attraverso la voce, come dicevo. Però noto che c'è questa cosa sulla comunicazione. Sento molto anche la gola in quanto centro che veicola le lacrime. Da un punto di vista energetico, il pianto si esprime attraverso il movimento dei polmoni, della cassa toracica e soprattutto della gola, prima ancora di arrivare agli occhi. È sempre lo stesso centro energetico, gola-occhi. Per cui abbiamo proprio anche, mi viene da dire, del pianto non espresso, a maggior ragione se c'è stata una dinamica veramente, mi viene da dire confusionaria alla fine, per quanto magari possa sembrare perfettamente normale dall'esterno, tra i vostri genitori. Allora, che tipo, ok, questa. Quindi vi è stato negato, vedete che la costrizione che dicevo la sentivo, c'è è come fosse stato installato un blocco, un rifiuto dell'accettazione di chi siete, perché ad esempio quando un bambino non può esprimere il disappunto di ciò che prova in una dinamica genitoriale problematica, o perché non riesce, perché è un bambino e non ha la capacità cognitiva e emozionale di veicolare le proprie sensazioni, i propri sogni, i propri desideri in una maniera che un adulto può e vuole ricevere, o perché semplicemente gli viene detto stai zitto. Questa è una negazione dell'espressione della persona e non passa solo per la voce è l'ultimo di vari passaggi di energia attraverso vari livelli esistenziali che abbiamo dentro di noi e tutto intorno a noi, per cui qui quella che è stata la dinamica genitoriale ha messo a tacere una grossa parte di voi che poi nelle relazioni, se non si può o non si sente sicuro, non riesce a esprimersi perché è come spenta da un interruttore, porta delle complicanze, no? Quindi sì, purtroppo, ecco, era questa quella che voleva, ma lasciamo perdere. Quindi ci potrebbero essere anche dei problemi proprio di salute, per esempio problemi di tiroide. Mi viene detto anche, non so in che modo, ma evidentemente è partito da qui, problemi di, come si chiama? Fibromialgia. E tutto quello che riguarda, mi viene detto anche infezioni, tonsilliti, tonsille, vedo le mucose, quindi magari anche sinusiti, può essere. Sento il naso continuamente e poi le pareti della bocca e la gola, quindi tutto quello che viene causato da qui da un punto di vista diretto, cioè proprio ci sono delle complicanze qui o delle complicanze che poi derivano da questo, perché se noi per esempio abbiamo la tiroide che ha problemi di equilibrio, possiamo avere problemi di pressione alta, ormonali di vario tipo che si esprime caduta capelli, problemi alle ovarie, problemi a concepire, problemi con il peso, problemi con qualunque tipologia di cosa, per cui capite che a questo punto qui viene chiesto di unire i puntini, soprattutto se ci sono dei malesseri fisici, sono probabilmente derivanti da questo. Quindi qui viene detto c'è la necessità di cominciare a onorare la parte fisica di noi, che è quella che va ad esprimere, è il mezzo attraverso cui si esprime la nostra interiorità, per dirne una, ma la nostra essenza proprio totale, per dirla tutta. Quindi spero con questa lettura di avervi aiutato. Io ve lo dico sempre, se cercate di fare un lavoro di guarigione o avete bisogno anche di un confronto, voglio dire, mi trovate al link, mi trovate su Instagram, mi trovate alla mail, provate a raggiungermi, voglio dire, vi rispondo. Ok, io intanto vi auguro il meglio, tanta guarigione e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!
E quindi siamo qui con la terza scelta, la mettiamo lì, andiamo a vedere prima di tutto qual è stato il problema che avete sperimentato, qual è ciò che notate o che non notate ma c'è di problematico nelle vostre relazioni affettive, che poi va ad avere le sue origini in quello che è stata la dinamica dei vostri genitori. Dunque, dinamica relazionale tra i vostri genitori, non verso di voi. Ok, che problemi sperimenta chi sta guardando questa lettura? Che cosa ho combinato? Che ho messo la cioccolata? No, un errore. Ok, vabbè. Allora. Dunque ci possono essere vari elementi, nel senso varie situazioni che vanno a creare la vostra situazione affettiva attuale. Attuale intendo non solo nella coppia magari in cui vi trovate ora, ma in generale in quella che è la dinamica di solito delle vostre relazioni affettive strette, no? Possono essere anche amicizie, quindi cercate di rimanere con la mentalità, voglio dire, aperta a cogliere quello che serve. Allora, penso che di base quello che sperimentate è una continua difficoltà a riuscire a creare dei rapporti che siano duraturi, cioè potete anche capire, perché ci arrivate, che non tutto è fatto per durare magari e che alcune persone possono entrare ed uscire dalla nostra vita, per quanto doloroso sia, ma non riuscite a spiegarvi com'è che continuamente ci sono o persone non disponibili emotivamente da cui vi sentite attratti, per cui prima o poi vi beccate la fregatura e la sofferenza, perché questa persona magari si allontana o vi usa o non ha mai avuto intenzioni serie, ecco, cose di questo tipo. E dall'altra, diciamo, ci sono anche persone che vivono relazioni, come possiamo dire, che principalmente possono sembrare anche canoniche, classiche, buone, partono bene. C'è tutto quello che generalmente uno identificherebbe come una relazione con un buon potenziale, però poi va a farsi friggere. E penso che magari qualcuno abbia, ad esempio, di quelli che stanno ascoltando, avuto la classica dinamica di metto al mondo un figlio con questa persona con cui mi sono sposata, e poi non si capisce perché a un certo punto lui, lei, insomma l'altro, il partner, si allontanano e mi lasciano qui così senza capire cosa succede, perché si sono innamorati di qualcun altro, sono stufi o hanno un cambio di mentalità, non lo so. Succede qualcosa per cui sembra che una causa di forza maggiore vada a interrompere queste dinamiche affettive, emotive. Lo stesso con gli amici magari qualcuno ha degli amici anche di una certa profondità e attaccamento, poi dal giorno alla notte scompaiono nel buio, o magari siete voi che perdete interesse, ok? Quindi c'è questa distanza che non è messa da subito in preventivo, ma si va a manifestare. C'è una presa di distanza, c'è un precipitare proprio di emozioni e di situazioni che vanno a sfaldarsi anche magari abbastanza velocemente. Quindi questo è qualcosa che deriva da quella che è stata la dinamica tra i vostri genitori. Andiamo ad analizzare quella e quindi cerchiamo di trovare risposta. Dunque, che tipo di relazione hanno avuto i genitori di chi sta sperimentando questo in questa lettura? Allora, per prima cosa sento una sensazione proprio di freddura, superficialità,
nel senso di rimanere sulla superficie. Ho una sensazione di non attaccamento sincero, leale, forse di un rapporto che poi è fatto più di apparenza che altro, magari anche non solo per interessi economici, per esempio, no? Ma per una incapacità emozionale di uno o due genitori addirittura. Quindi c'è molto egoismo, molto vivere la relazione come fosse o un rapporto di dipendenza con uno dei due genitori, dipende dall'altro, uno fa il genitore, uno fa il bambino e viceversa. Quindi c'è una dinamica non pari tra i due, una dinamica di comando, ma qui il problema non è il comando, qui il problema è la passività di uno o entrambi i genitori nel rapporto affettivo tra di loro. Quindi passività intendo qualcuno che non è mai diventato adulto, che non ha sviluppato la capacità di determinarsi, di essere presente, quindi poi in qualunque cosa faccia. Quindi magari avevate il classico genitore o uno o tutti e due, in cui non so, sento spesso da clienti, papà c'era ma era una presenza. Oppure mamma aveva in mano la situazione e a papà andava bene tutto. Oppure quando avevo bisogno di un consiglio andavo da papà, ero la cocca di papà, però mio papà non ha mai avuto il coraggio di, magari che ne so, mandare a fanculo mia madre che era una narcisista o una troppo esuberante, una isterica, non lo so, quello che è, no? Quindi è come se una delle due persone non fosse coinvolta, cioè era lì fisicamente ma non c'era con l'intenzione pienamente. Noi abbiamo dei genitori che palesemente stavano in una dinamica non tanto salutare e voi avete ricevuto, diciamo, un po' l'imprinting dalla parte passiva dei due e sperimentate nella vita emotiva adulta, che sia amore o che siano amicizie, dipende, sperimentate probabilmente magari l'abbandono, la sparizione che porta quindi a un senso di abbandono, il non coinvolgimento totale. Probabilmente in questa dinamica anche voi forse non vi coinvolgete troppo e non ve ne rendete conto nelle relazioni, o siete quelli che pur di avere una reazione, una partecipazione dall'altra parte come l'avreste desiderata da uno dei due genitori, date troppo. Che cosa significa? Non c'è dare troppo in sé come concetto, ma c'è il prodigarsi a fare la parte dell'altro, a prendersi le responsabilità dell'altro, e questo vi apre alla possibilità di incrociare persone che ne approfittano, a persone che non sono all'altezza delle situazioni, per cui fuggono o si rendono introvabili, che è un po' la dinamica che avevano, no? Questi genitori che non c'erano veramente al 200% nella loro dinamica di coppia e quindi poi come genitore. Per cui c'è un riattivare, proprio state rifacendo la stessa dinamica dei vostri genitori. Sì, probabilmente siete dalla parte di quelli che agiscono, che sono più attivi e in questa maniera non vi riuscite a mettere nella situazione giusta in cui trovare partner o compagni di vita come le amicizie in cui gli altri siano disposti a mettere altrettanto. Quindi qui c'è una sorta di appello che vi viene fatto e di presa di coscienza che vi si chiede di riuscire a ottenere. Cioè, quando voi guardate gli altri, cioè intesi gli altri umani, no? Nelle loro relazioni, e non vi spiegate com'è che agli altri va dritta o che agli altri rimane la speranza o che in qualche maniera prima o poi trovano o hanno relazioni che sembrano ok, insomma, quando c'è un termine di paragone dentro di voi, che sia nel passato, nel futuro, quando non riuscite a guardare la vostra situazione e vi chiedete per confronto anche semplicemente come funziona con gli altri, vi viene chiesto di considerare questo. Tutti hanno delle sfide nella vita
compararle non ha alcun senso perché ciascuno si trova a portare il proprio peso e in quanto proprio peso pesa. Quindi sicuramente ci sono persone che vivono sventure maggiori degli altri, di sicuro per esempio nel mio caso la mia vita non è stata una collezione di successi, però alla fine cercare di comprendere come funziona con gli altri non è utile, è utile cercare di capire come funziona con noi. Quindi questo è un punto di riflessione che vi viene chiesto. Relazioni e disciplina, non c'è disciplina e la testa in giù nelle relazioni, quindi da una parte vi viene detto anche le relazioni, in questo caso stiamo proprio analizzando, sono la manifestazione di un'attrazione energetica che noi andiamo a manifestare e manifestiamo quelli che ci servono di più. Le persone che attraete o allontanate o non riuscite a trattenere, quello che è stato insomma, no? Nelle vostre dinamiche relazionali, anche se magari hanno ferito, anche se hanno dato fastidio o da fare, parecchio fardello, sono comunque relazioni che vi sono servite perché ora avete capito cosa vi siete portati dentro di malsano che viene dalla relazione che i vostri avevano tra di loro. Quindi non continuate a portare avanti questa mi viene a dire questo fraintendimento della disciplina delle relazioni, cioè di come di solito dovrebbero essere le relazioni. C'è un preconcetto, no? Una difficoltà, una strutturazione che avete preso per vera dentro di voi, l'abbiamo appena vista, nel senso che l'avete accolta senza magari neanche rendervene conto, perché poi quando queste cose succedono da piccini non è che stiamo lì a calcolarle, voglio dire, e che è all'origine del problema. Quindi vi viene detto, potete ottenere tutto quello che volete, basta metterci la mente, ma non significa questo fare la parte degli altri. In una relazione si deve fare secondo le proprie capacità, ma con la volontà di incontrarsi a metà. Quindi attenzione, pensate un pochettino a quella che è stata la dinamica tra i vostri genitori in questa visione, se non è stata questa ed è totalmente sfalsata, questa non è la vostra lettura, oppure c'è qualcosina magari che vi può aiutare, ma non è la vostra lettura. D'altra parte, letture generali non è che si possono fare miracoli, però vi consiglio di darci un occhio di riflessione, ok? Perché potrebbe bastare questo per liberarvi da questo problemino. Se invece reputate che vi servirebbe un aiuto, sapete dove trovarmi, ci sono i link, c'è Instagram, c'è la mia mail e si può considerare anche magari un percorso di guarigione, no? Di crescita personale. Bene, io vi auguro il meglio, tanta guarigione, tanta felicità e noi ci vediamo sul mio canale più avanti con le mie letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao! Ed eccoci quindi alla quarta scelta e ora andiamo a vedere quelle che sono le difficoltà o le situazioni in generale che vivete nella vostra vita affettiva ora. Vi ricordo che la vita affettiva può essere vita amorosa, romantica e o semplicemente di amicizia. E poi andiamo a vedere e analizziamo. Dunque, chi sta guardando questo gruppo? Che tipo di dinamiche relazionali ha che vengono da quella che è stata la dinamica relazionale dei genitori? Qui ci sono le spiegazioni. Ok. Dammi un rafforzativo. Ok. Teniamo di qua. Ok. Quindi mi viene da dire una collezione di insuccessi, una collezione di magari problemi anche all'interno di una stessa relazione, sempre delle complicanze, sempre percepisco anche problemi di salute, non solo vostri, intendo che magari vi siete legati o vi legate
a persone che effettivamente sono problematiche, non possono essere di supporto, quindi partono già svantaggiate, partono già... sento la parola umanità, che per carità non è male essere attratti da persone che hanno una storia da raccontare, sicuramente, su questo mi trovate pienamente d'accordo. Però c'è differenza tra avere una propensione a stringere rapporti con persone che hanno una certa intensità e persone che sono problematiche o nonostante vivano situazioni problematiche non hanno acquisito lo spessore che viene offerto. Quindi nelle relazioni di solito vi trovate sempre con qualcosa o da sistemare nella vita vostra, nella vita della persona, in conseguenza a magari l'affetto che sviluppate l'uno per l'altro o voi per questa persona. Ci sono magari, mi viene detto, degli insuccessi della vita dell'altra persona con cui voi vi dovete interfacciare per riuscire a stare con questa persona ad averci a che fare. Classico esempio di mi sono innamorato di una persona che ha già una ex moglie, una moglie di cui è vedovo e 3 figli e è difficile vedersi, comunque lui dà priorità a queste cose e vorrebbe una vita serena con me, ma finché ci sono questi figli da gestire e magari anche il lavoro che deve essere stressante per riuscire a supportare un tipo di vita di questo tipo, è un problema per noi. Quindi vi fate carico di pesi che non hanno nulla a che fare con il vostro potenziale, che non hanno nulla a che fare con quella che è la vostra situazione interiore. Avete sviluppato dai vostri genitori l'idea, il sentire, forse è più giusto chiamarlo, che quando ci sono delle difficoltà, la cosa migliore da fare è tener duro, è lavorare insieme. È un po' come se aveste idealizzato attraverso, lasciatemelo dire, il lavaggio del cervello e di cuore, che alla fine i vostri genitori vi hanno fatto direttamente o indirettamente attraverso l'esempio ricevuto, e del fatto che per stare insieme ci devono sempre essere difficoltà, che non è vero amore se non ci sono difficoltà da superare, non è un vero rapporto se non ci sono degli ostacoli e della difficoltà, proprio l'affanno mi viene da dire, no? Quindi è un'idea sbagliata, è malsana in questo caso, perché per carità il vero amore sicuramente, che sia amicizia o una relazione amorosa, si vede, si prova da prova quando ci sono delle difficoltà, ma vi posso dire anche per esperienza personale che non è sempre così, che ci sono persone che in fase della vita per chissà quale ragione o interesse sono in grado di spostare montagne e poi dall'oggi al domani puff, non è mai esistito nulla. Quindi attenzione, non è già prendere sempre per completamente bianco o completamente nero una verità, ci prepariamo, ci esponiamo all'essere fallaci, a farci del male. Però in questo caso, voglio dire, lo si vede ancora di più. Altre spiegazioni, ok. Questo mazzo parla tantissimo, non perché l'ho fatto io, perché mi rendo conto, me l'hanno anche detto, e quindi dà proprio un retroscena buono, ok. E effettivamente mi si sta dicendo che ci sono state delle difficoltà di un certo tipo nella dinamica, quindi andiamo a vedere proprio. Quindi la dinamica di questi genitori che poi ha dato questo imprinting a chi sta guardando, com'è stata? Che cosa ha influenzato poi la vita affettiva, amorosa di chi sta guardando? Dunque, avevamo o un papà che lavorava lontano. Dico papà perché di solito, non solo dalle carte, per quella che è stata la nostra cultura, di chi ci sta guardando, insomma, era di solito il papà quello che faceva questo tipo di cose. Quali cose? Allontanarsi da casa per lunghi periodi o per tutta la giornata per andare a lavorare. Questo che cosa faceva? Andava a mancare, a far
percepire la mancanza di equilibrio da parte della presenza maschile nella coppia genitoriale e quindi poi nella dinamica interiore nostra, perché ora non ho nemmeno il tempo di star qui a spiegarvi tutto quello che c'è da dire riguardo questo argomento, però che ci sia colpa o meno, quindi una volontà cattiva o meno da parte di chi si comportava in questo modo è poco rilevante, perché alla fine non siamo qui a giudicare la bontà della persona, siamo qui per puntare il dito, siamo qui per capire come una cosa influenza altre cose. Quindi qui c'è stata una mancanza di possibilità di costruire un'idea positiva di maschile. Che cosa significa? Che c'è stata anche una difficoltà tra i vostri genitori a costruire un dialogo diretto, per esempio, un confronto diretto sia emotivo che concettuale, o perché il tempo mancava, o perché uno dei due non si rendeva disponibile, o perché uno dei due era troppo convinto di essere padre o padrone, o perché comunque c'erano delle dinamiche che impedivano che il maschile, cioè, che cos'è questo maschile? Non è solo il sostegno e il denaro, è la materializzazione di un concetto, è la forma fisica di un principio, è il sostegno delle strutture, è la sicurezza in una relazione, è la capacità di sovrastare difficoltà. Quindi se questo maschile nella vostra vita, che potrebbe essere, come dicevo, al 90% un papà, in qualche modo non era presente, è ovvio che poi la mamma si doveva arrangiare su delle cose, no? Magari vi siete rotti la testa giocando ed è stata in mano alla mamma la situazione. Oppure il papà è andato via, che ne so, in Belgio, in America, per un tot, o magari era il nonno che poi vi ha fatto da papà e quindi c'è stata una dinamica particolare di assenza-presenza. Ci sono state delle difficoltà che hanno sfalsato l'energia maschile e voi questa cosa l'avete assorbita tutta, per cui c'è la concezione di abbinamento tra amore, affetto e difficoltà e mancanza di confronto diretto. Quindi l'amore è una difficoltà per voi, è un insieme di cose taciute, è un insieme di complicanze, di ostacoli, di impossibilità. E c'è anche una parte che reputa quasi che sia, come dicevo, la conferma o fonte d'orgoglio, come misura di valore delle proprie relazioni, il fatto che ci siano difficoltà nelle relazioni, perché questo vi dà la possibilità di mettervi alla prova come amanti e di amanti o amici, e di superare questi ostacoli provando a voi che il sentimento è vero e la relazione vale la pena. Capite che dovete basare il vostro valore personale e il valore delle vostre relazioni su tutt'altro invece, perché questa non solo non è verità, ma apre la strada veramente a problemi più grandi, oltre che all'infelicità. Quindi ecco qua, l'avversità è la testa in giù, va riconsiderato il valore dell'avversità. Accetto le sfide come il miglior modo di imparare, esatto, impariamo dagli antenati e non facciamo più gli stessi errori. O cerchiamo di evitare di rimetterci nelle stesse situazioni, il che non significa passare una vita a dire oddio, no questo e no quello, significa invece passare una vita a dire questo è il mio ideale, ce l'ho qui in mano, fammi guardare se questa cosa che ho davanti combacia, no, non combacia, via, non è una cosa che fa per me. E non ne sta. Anche prima su un'altra lettura, non mi ricordo quale, era caduta all'inverso, ma queste due. E potreste essere qui. La prima era, dalla prima lettura, o comunque potrebbe esserci una congruenza anche in quello. Vi si sta dicendo qui che certe difficoltà di confronto che le difficoltà in una relazione portano, come quella che è stata la difficoltà relazionale dei vostri genitori, sono delle situazioni che mettono in dubbio il sentimento dell'altro, non è solo l'onestà, il sentimento dell'altro, quindi il sentire dell'altro, quindi poi di conseguenza la relazione.
e noi non ci possiamo aspettare che l'altro faccia sempre salti mortali verso di noi, dobbiamo essere noi che li facciamo verso noi stessi per creare l'ambiente che ci è consono. Quindi ognuno ha le proprie sfide, è vero, queste due cose vanno viste insieme, ognuno ha le proprie sfide, però non possiamo né recuperare i problemi degli altri per partito preso. Capite cosa intendo? Non significa che non aiuto gli altri a cui tengo, significa che non posso vivere la loro vita, fare la parte che spetta a loro. E dall'altra significa che anche noi abbiamo bisogno di ricevere aiuto, che è giusto che ci sia una controparte, ma non significa che le difficoltà diano prova del valore di quello che stiamo facendo. Non dovrebbe essere messo in dubbio o alla prova nessun valore. Okay? Dovrebbe essere una questione di onestà, di apertura. Griff, infatti. Il lutto. Quella situazione che è vissuta, che hanno vissuto, scusate, i vostri genitori, è ovvio che c'è stato con questo allontanamento una perdita, come dicevo, no? E la perdita, per esempio, di un'infanzia ideale, la perdita di un rapporto genitoriale sano, la perdita dell'amore, della normalità, delle situazioni che persone che si vogliono bene vogliono vivere insieme. Quindi l'importante è che comprendiate che perdere qualcosa, e mai come ora è stato vero questa frase, perdere qualcosa ti dà l'opportunità di apprezzarla. Non significa che per apprezzare quello che ti manca devi continuare a creare situazioni in cui ti manca. Quindi qui si sta proprio dicendo le perdite che sono state subite vanno rielaborate. Quella parte dell'infanzia in cui il peso della relazione genitoriale è venuto a gravare su di voi va riveduto, va guarito. La testa in giù, c'è un lutto qui, è un'energia il lutto, è la perdita di qualcosa che va elaborato. A quel punto comincerete a vedere sia la vita che l'amore che le relazioni in maniera totalmente diversa. Quindi se avete bisogno di una mano sapete dove trovarmi, io faccio percorsi anche di questo tipo. E per il resto io vi auguro assolutamente tanta guarigione, tanta miglioria, tutto quello che desiderate e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!